Cari amici, buongiorno a tutti. In questo nuovo filmato, ma più che un filmato la definirei una chiacchierata, oggi vi parliamo del fine vita degli elettrodomestici e quindi del loro corretto smaltimento. La prima cosa da dire è che per i privati cittadini lo smaltimento è sempre gratuito ed è severamente vietato buttare qualsiasi tipo di elettrodomestico nei cassonetti stradali o abbandonarli sul terreno o peggio ancora nelle acque. È gratuito perché quando comprate il nuovo, nel prezzo è già compresa una quota, che è chiamata contributo RAEE, per coprire in parte i costi dello smaltimento e del riciclo. E l'abbandono indiscriminato, logicamente, è sanzionato da multe molto salate. Possiamo dividere gli elettrodomestici in due grandi gruppi, grandi e piccoli elettrodomestici. Per i piccoli è più semplice, basta portarli nel negozio quando andate a comprare quello nuovo e se non dovete ricomprarlo avete due soluzioni. Potete portarlo in un'isola ecologica che è gestita dall'azienda che si interessa dello smaltimento di questo tipo di rifiuti che è chiamato RAEE nel vostro comune, oppure potete portarlo in un negozio che dovrà per legge ritirarlo gratuitamente. Però avete questa possibilità solo nei negozi con una superficie superiore ai 400 metri quadri. Per i grandi invece, viste le loro dimensioni e il peso, è un po' più complicato. Comunque avete queste possibilità. Quando comprate il nuovo, e questo vale anche per gli acquisti fatti online, potete farlo portare via al momento della consegna. Bisogna però specificare che i venditori online a volte non fanno il ritiro contestualmente alla consegna, ma in un secondo tempo, con le conseguenti difficoltà. Invece, se non dovete ricomprarlo, è più difficile. Perché dovete portarlo voi all'isola ecologica, oppure potete farlo venire a prendere dall'azienda dello smaltimento dei rifiuti del vostro comune, ma in genere questa pretende che siate voi a portarlo in strada. Infine c'è un'altra possibilità, però è più dispendiosa, perché potete chiamare un'azienda privata che ha le dovute autorizzazioni per lo smaltimento di questi rifiuti e non è consentito rivolgersi a raccoglitori di rifiuti improvvisati, che non sono in possesso dei requisiti necessari, perché per fare questo lavoro bisogna essere iscritti all'albo dei gestori ambientali presso la Camera di Commercio. Fino a qui abbiamo detto come si smaltiscono correttamente e possiamo aggiungere che questo è molto importante, perché smaltire correttamente vuol dire non inquinare, evitando la dispersione nell'ambiente, e ci permette di recuperare dei materiali molto importanti e utili per la produzione di nuovi prodotti anche di altra natura. E per completare quest'ultima affermazione, secondo me dovremmo incentivare di più le riparazioni e il riuso, facendo pressione sui fabbricanti a limitare al massimo la dannosa obsolescenza programmata messa in atto negli ultimi anni. E proprio per questo, da marzo di quest'anno, è stato istituito dalla Unione Europea, a vantaggio dei consumatori e dell'ambiente, il diritto alla riparazione. Fino ad oggi non era raro sentirsi rispondere dai tecnici riparatori che i pezzi di ricambio per il proprio elettrodomestico non erano più reperibili e dunque il dispositivo non risultava riparabile. L'unica strada quindi rimaneva la rottamazione e l'acquisto di un nuovo elettrodomestico. D'ora in poi non sarà più così, o almeno in parte, cioè a partire da marzo di quest'anno il regolamento dell'Unione Europea obbliga i produttori a rispettare determinati criteri di progettazione e realizzazione, in modo da renderli facili da riparare anche al di fuori dei circuiti ufficiali e a mettere a disposizione dei tecnici professionisti una serie di componenti essenziali degli elettrodomestici prodotti per almeno 7 o 10 anni dall'emissione sul mercato dell'ultima unità di un modello. E allo stesso modo devono mettere a disposizione anche gli aggiornamenti dei software e si devono impegnare a fornire questi ricambi entro 15 giorni lavorativi dall'ordine. Comunque ancora la strada è lunga, infatti queste nuove regole ancora non valgono per smartphone e computer portatili. Cari amici, per oggi ci fermiamo qui e spero che l'argomento sia stato per voi interessante. Comunque vi invito, vi esorto a lasciare dei like o anche dei commenti che possono essere interessanti e chiaramente anche l'iscrizione al nostro canale ci fa molto piacere.
E la prossima volta parleremo delle nuove etichette energetiche, perché la Unione Europea da quest'anno ha varato il nuovo sistema di etichettatura. Quindi tanti saluti a tutti e a presto!